Bentornati nel canale, oggi ritorniamo a fare la pizza fatta in casa, però stavolta andiamo a cuocerla con lo Spice Diavola Pro V2. Andremo a realizzare una pizza al 67% di idratazione, quindi una pizza molto semplice, però molto buona. Come? Subito dopo la sigla! Allora, gli ingredienti li trovate giù in descrizione, quindi vado avanti, vado a mettere in una ciotola tutta la farina. Questa è una farina Molino Vigevano Costiera, quindi poi acqua con lievito, sale, tutto insieme quindi, e vado a miscelare tutto con la frusta danese, oppure possiamo utilizzare tranquillamente il cucchiaio. Dopo aver miscelato un po', vado con le mani. Quindi devo fare il mio obiettivo è che l'acqua venga assorbita tutta dalla farina o viceversa, diciamo, quindi niente più farina in ciotola, e dopo qualche minuto di miscelazione vado a coprire tutto con il mio canovaccio. Dopo un quarto d'ora circa il mio impasto è davvero bruttino e quindi continuo a dargli semplicemente delle pieghe con le mani dal basso verso l'alto, porto tutto sul tavolo e quindi semplicemente delle pieghe. Piano piano diventerà sempre più liscio, questo oramai lo avrete capito con le tante videoricette che ci sono su internet. Copro e faccio un altro quarto d'ora di pausa. Dopo un quarto d'ora di pausa torno a dare delle pieghe al mio impasto. Lo vedrò proprio trasformarsi sotto le mie mani, diventerà terribilmente più liscio e quindi leggera perlatura, così, e vado a coprirlo. Altri 15 minuti di riposo. Dopo 15 minuti ecco qui il mio impasto, leggermente grezzo ancora, non liscissimo, quindi vado a dargli ancora delle pieghe, non tantissime, quindi altra perlatura, e adesso lo vado a mettere in un recipiente. Sono andato a mettergli un filo d'olio, copro con pellicola e gli faccio fare un'oretta di lievitazione a temperatura ambiente. Dopo un'ora porto il mio impasto sul banco e adesso andrò a porzionarlo subito nelle mie palline. Nel mio caso sono 5 da 250 grammi, quindi con la spatolina vado a pesare il mio impasto e poi delle piccole pieghe per creare le mie palline e poi dritta nel contenitore oliato. Ecco qua, liscissima. Vado a posizionare quindi tutte le mie palline nel contenitore e gli andrò a far fare altre circa diciamo 5 ore di lievitazione a temperatura ambiente. La temperatura in casa, qui siamo in estate, 28 gradi circa, quindi vado a chiudere con dei coperchi, eccole qua, e adesso attenderemo all'incirca 5 ore. Dopo 5 ore vado a posizionare la semola su una teglia per facilitarmi la stesura. Ho già acceso il forno, lo sto preriscaldando e adesso vado a fare la stesura del mio panetto. Stesura di pizza napoletana, quindi parto dal centro a delineare i cornicioni, parto dal centro, stendo verso l'esterno, ok, e adesso con i pugni, diciamo, vado leggermente a estendere il mio panetto e a posizionarlo poi sulla pala leggermente infarinata. Stendo leggermente con le mani e adesso salsa di pomodoro, mi aiuto col cucchiaio, e un po' di fior di latte. Noi amiamo, come saprete, preparare sempre, la maggior parte delle volte, delle margherite per sentire anche meglio il sapore dell'impasto. Ok, nel frattempo la temperatura del biscotto del Diavola Pro dovrà essere arrivata all'incirca 480 gradi. Ora vado a infornare
faccio cuocere quindi per 1 minuto con sola resistenza superiore accesa e dopo 1 minuto vado leggermente a girare la pizza ed eccola qua. Dopo 1 minuto e circa 20 secondi posso tirare fuori la pizza, aggiungerci un po' di basilico, un filo d'olio e la nostra pizza è pronta. E vi assicuro che era veramente buona. Qui ne vado a preparare poi una successiva, quindi adesso vado un po' a velocizzare la visione del video, però la procedura diciamo è la stessa, quindi vado a stendere il mio panetto da 250 grammi, mi aiuto poi con i palmi delle mani, con i pugni delle mani, cioè, e adesso vado poi a posizionarla sulla pala. Un cucchiaio e mezzo circa di passata di pomodoro, alla quale avevo aggiunto un filo d'olio e delle foglie di basilico, e poi un po' di fior di latte tagliato in precedenza qualche ora prima e messo a sgocciolare in modo tale che non cacci troppa acqua. E adesso andrà di nuovo in forno. Durante la pausa tra una pizza e l'altra io vado sempre a staccare la resistenza inferiore del forno di Avola Pro V2 e preferisco sempre cuocerla solo con la resistenza superiore accesa proprio per non bruciare il fondo. Come vedete i risultati sono ottimi, sono speciali, sono particolari e vado a infornare, chiudo, aspetto più o meno 1 minuto, ecco qua la mia pizza. Io vi consiglio di provarla, se avete questo fornetto vi consiglio veramente di provare questa ricetta e se non avete questo fornetto magari di pensare di acquistarlo perché tra i fornetti a conchiglia è veramente fantastico. Al prossimo video!